Ciao e bentornati nuovamente al mio canale, e se sei nuovo benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Come puoi vedere sono in compagnia, una buona compagnia, perché è la mia boutique di marzo 2026. Sono veramente curiosissima, già l'abito mi piace da impazzire, che vediamo qui diciamo nella copertina, e al tuo edicolante puoi chiedere lo speciale curvy. Abbiamo le spose, come puoi vedere veramente bellissimi questi abiti. Abbiamo qui l'abito da sposa che va dalla taglia 40 alla 46, il fondo ampio accompagna il movimento con leggerezza per una cerimonia formale. Guarda che meraviglia, è stupendo. Andiamo a vedere il figurino. Come puoi vedere dal figurino si vede molto più nel dettaglio come è strutturato il cartamodello. Il numero 01 ha 3 stelline di difficoltà dalla taglia 40 alla 46. Il pizzo, come puoi vedere nella parte del dietro, vabbè qua non si vede ma nel figurino si vede di più, è smerlato, lo scollo dritto, quindi accollato nella parte del davanti, i fianchi sono sagomati e poi va a aprirsi nell'orlo. Guarda che meraviglia! Anche questo è un abito che tu puoi realizzare anche per altre occasioni, una festa particolare dove sei stato invitata. Quindi questi abiti da sposa non sono i classici pomposi che magari troviamo, a cui a molti piacciono, io per prima, ma sono abiti che sono, poi alla fine il cartamodello lo possiamo utilizzare per realizzare anche altri tipi di abito. Ad esempio, se l'abito è troppo lungo lo puoi anche accorciare, fare un abito, adesso ti metto la mia mano così lo vedi bene, e fai un abito più da cocktail, quindi meno elegante. Vediamo l'abito che abbiamo qui. È l'abito numero 02, ha 4 stelline di difficoltà, quindi è leggermente più difficile rispetto all'altro. Anche questo è un abito da sposa. La caratteristica è che è stato utilizzato questo tessuto con i fiori ricamati, è proprio il tessuto fatto così, però sarebbe una bella idea che se sai ricamare, sarebbe anche bello ricamare il tessuto da sola, veramente bellissimo. E poi la particolarità è l'orlo, come puoi vedere è più lungo nella parte del dietro rispetto alla parte del davanti, va dalla taglia 38 alla 44, i tessuti alternativi sono al twill perché è stato realizzato in twill, con la crepe, il cadì, il rasatello di cotone, oppure il micado, il taffetà, che sono più rigidi, ecco, come tessuti. Andiamo a vedere il figurino. Come vedi, la parte del davanti è più corta rispetto a quella del dietro, e qua diciamo che vale lo stesso discorso che ti ho fatto prima, cioè che questa tipologia di abito lo puoi realizzare anche per altre occasioni. Puoi appoggiare l'orlo, per cui puoi farlo diciamo non con la parte dietro più lunga, ma lo puoi anche pareggiare. Questo è un mio consiglio, è veramente bellissimo, con questo bello scolla V veramente sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. Abbiamo altri abiti, abbiamo l'abito da sposa numero 03 che vediamo qua, e ha 3 stelline di difficoltà ed è stata realizzata in micado, e come puoi vedere ha il corpino ricamato, è molto semplice, anche questo è avvitato e va a ampliarsi, quindi ad ampliarsi nell'orlo. Come puoi vedere è veramente bellissimo, con questo pizzo con le maniche, con il pizzo smerlato che lo rende veramente molto molto bello. Ecco qui il figurino che possiamo vedere nel dettaglio, che è molto importante. Comunque i tessuti che puoi utilizzare sono al micado per esempio sono il crepe, il cadì, il rasatello di cotone, il taffetà anche in questo caso, oppure anche lo shantung. Al pizzo, imitazione macramè, tutte le varietà di pizzo, tranne il sangallo, qui ci consiglia. Vale lo stesso discorso di prima, questi abiti
da sposa sono talmente moderni che possiamo utilizzare il modello per non essenzialmente per fare l'abito da sposa, ma anche un abito carino, anche di un colore diverso. Vedi, già se lo vedi nero è già un abito, già ha oppure un bel celeste, un bel rosa, ecco, a seconda dei colori che sono in palette. Invece abbiamo un completo, abbiamo il body, che poi vediamo anche qui, ma adesso lo vedremo da vicino, la gonna, che mi piace tantissimo. Questa è una gonna bellissima. Iniziamo dalla gonna, è la numero 05, va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in raso, tagliato in sbieco, segue il corpo con naturalezza. Infatti, come puoi vedere, vedi questa forma, diciamo questa forma a sirena. Questa struttura è data dal fatto proprio perché il tessuto è stato messo di sbieco. È veramente bellissima, utilizzata anche per una gonna per uscire la sera. Ripeto, questi abiti sono veramente puoi utilizzare questi cartamodelli veramente per realizzare tantissimi abiti diversi. E poi abbiamo il body, ecco qui il modello numero 4, va dalla taglia 40 alla 46 ed è stato realizzato in pizzo bielastico che avvolge il corpo con una vestibilità super aderente. Allora lo rivediamo qui e lo vediamo anche qui. Abiti sempre eleganti, l'abito che a me piace tantissimo, mamma mia, è troppo bello, e poi l'abito numero 06. L'abito 06 va dalla taglia 42 alla 48, è stato realizzato in crepe bielastico malva, un colore veramente stupendo, disegna una linea classica e femminile. Il corpino rimane incrociato e crea una scollatura profonda e luminosa. Le perle sullo scollo interno aggiungono raffinatezza, perfetto per cerimonie eleganti, ed è stato realizzato in cadì, ma puoi utilizzare anche il gabardon, il rasatello, crepella, il velluto rasato, però l'importante è che siano tutti bielastici. Il numero 07, che è il mio vestito delle meraviglie. Queste linee di difficoltà quindi non è neanche difficile da realizzare, va dalla 38 alla 44 ed è stato realizzato in raso elasticizzato con questi fiori bellissimi, anche il colore è meraviglioso. Foderato in maglina, garantisce comfort e fluidità. Il taglio impero slancia la figura, mentre le pieghe a raggiera animano il busto. L'apertura sul dietro e i lacci regolabili aggiungono femminilità. Andiamo a vedere il figurino ed eccolo qui, guarda che meraviglia, mi piace troppo la parte del corpino. Anche questo vale lo stesso discorso, sì, è un abito molto elegante, però secondo me a seconda degli accessori con cui lo indossiamo può essere indossato anche tranquillamente anche per andare a mangiare fuori una pizza, un ristorante, soprattutto in estate, che possiamo veramente sbizzarrirci con l'abbigliamento. Fammi sapere nei commenti se ti piace questo modello e fammi sapere anche se la mia idea è quella di ogni mese non solo sfogliarti la rivista, ma anche andare a spiegarti più nel dettaglio ogni modello. Ovviamente non posso farti tutti i modelli, per cui magari o faccio un sondaggio, ma mi viene un po' difficile. Mi scrivi sotto nei commenti quali sono gli abiti che magari ti piacerebbe approfondire dal punto di vista anche sartoriale. Io questo sicuramente lo scelgo, te lo dico di già, perché è bellissimo, mi piace moltissimo. In questa pagina e vediamo degli abiti altrettanto eleganti, come la giacca che vediamo qua, che è la numero 08 e 2 stelline di difficoltà e va dalla taglia 40 alla 46. La linea, come puoi vedere, rimane avvitata, appunto sciancrata, e valorizza la silhouette. Lo scollo rimane bello profondo con revers decorati e la lacciatura monopetto definisce il punto vita. Quindi, come possiamo vedere anche dal figurino, abbiamo delle pants sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. La manica è a 2 pezzi. Nata ai pantaloni, eccoli qua, sono il numero 09 a 2 stelline di difficoltà, taglie dalla 40 alla 46, sono stati realizzati in crepe bielastico e quindi gli dà quel comfort e libertà di movimenti, ma non togliendo niente all'eleganza del capo. I tessuti che puoi utilizzare sono il cadì, il gabardine, il rasatello, crepella,
e velluto rasato. Comunque questi sono stati realizzati in crepe, e come puoi vedere la particolarità è la baschina. Lo vediamo qua nel figurino, proprio la baschina, come puoi vedere, decorata con le perle, molto originale, molto carino. Poi invece abbiamo la numero 10, che ha 2 stelline di difficoltà ed è una camicia che va dalla taglia 40 alla 46. Ha come particolarità questa apertura a goccia, la vedi qua, e il colletto alla coreana. Rimane proprio molto morbida, realizzato in questo tessuto che comunque è morbido, un KD, puoi usare anche la crepella, la tela fluida, l'importante è che siano tutti leggermente elasticizzati. È veramente bellissima, mi piace moltissimo, ed è anche da indossare sotto una giacca. Ed ecco la moda bimbi, che a me piace, sai benissimo, sai che mi piace veramente tantissimo. Abbiamo in questo caso il pantalone, che è il numero 11, che va dai 3 ai 12 mesi e 2 stelline di difficoltà. È stato realizzato in denim dell'ave azzurro, foderato in battista di cotone. La linea è a carota ed è morbida, più morbida nel bacino, e si restringe verso il fondo. L'elastico in vita garantisce poi comfort e facilità di movimento per il bambino. E questo è il figurino. Giacchina reversibile, va dai 3 ai 12 mesi, realizzata in maglina elasticizzata, è calda e confortevole grazie alla leggera ovatina che è stata inserita all'interno. Il design è reversibile, permette quindi di cambiare stile con un solo gesto. Il girocollo è rifinito con dei bottoni a pressione nella parte del davanti, quindi girocollo riversito e bottoni a pressione nella parte del davanti, rendendolo pratico e pulito, ideale per le mezze stagioni. Vi faccio vedere il figurino, eccolo qui. Numero 13 va dai 9 ai 24 mesi, è stato realizzato in chiffon color sabbia, vero, e arricchito da una balza nella parte dell'orlo, piccoli arricci allo scollo che aggiungono femminilità. E poi la caratteristica poi anche queste manichette arricciate che veramente sono stupende. È stato realizzata in mussola di cotone che dà comfort alla pelle. Comunque come tessuti alternativi puoi utilizzare la georgette, voile, ricamati o stampati, oppure pizzo. Questo è il figurino. Qui abbiamo la camicia che va dai 3 ai 12 mesi, a 2 stelline di difficoltà, della numero 14, ed è stata realizzata in poplin con che veramente sono troppo carini. La linea è classica, arricchita da dettagli sartoriali essenziali. Le maniche rimangono lunghe con polso che definiscono il look. Perfetta con pantaloni chiari o gonne fluide. Come tessuti alternativi puoi utilizzare il piqué, la flanella, il satin o l'oxford. Andiamo a vedere i pantaloni. Qua non si vedono molto bene, indossati alla bimba, ma andiamo a vedere il figurino, che forse si vede meglio. È veramente un cucito super facile per principianti. Il numero 15 infatti è una stellina. I pantaloni vanno dai 3 ai 12 mesi, sono stati realizzati in maglina elasticizzata, vestibilità alla turca. L'elastico in vita e il cavallo leggermente basso offrono massimo comfort, quindi le bimbe si possono muovere con tanta disinvoltura e naturalezza. Numero 16 è il giubbotto che va dai 9 ai 24 mesi, ha 4 stelline di difficoltà, tessuto rigato, cappuccio è removibile e rende quindi il capo versatile, quindi si può indossare con o senza il cappuccio. I dettagli in maglia costine aggiungono comfort, ideale per giornate dinamiche e informali. I tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il ciré o il tessuto tecnologico, oppure il raso, il poplin, il piqué, shantung, gabardine e un tessuto di denim. L'importante è che siano tutti abbinati alla maglia costina e al jersey. La giacchina è la numero 18, va dalla taglia 40 alla 46, tra l'altro anche le pants nella parte del davanti e nella parte del dietro, anche queste mettono in evidenza la vita. Fondo
è arrotondato e la manica a 3/4 aggiungono leggerezza. I dettagli sartoriali donano movimento ideale sopra gli abiti e i pantaloni. La caratteristica è che ha questa baschina che parte da qui. Andiamo a vedere il cartamodello, e che ha la baschina dietro, e qua si vede meglio che rimane, diciamo, avvitata e va a ampliarsi verso l'orlo, ad aprirsi, diciamo. Trench corto è il numero 19 ed è alla massimo numero di telline, quindi è difficilissimo. Va dalla taglia 40 alla 46, interamente foderato, collo alto, chiusura nascosta, la cintura in vita permette di modulare la silhouette e le maniche sono a raglan, hanno comfort, quindi è, diciamo, movimento, un più facile movimento, ed è perfetto appunto per la mezza stagione. Diciamo che i tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il ciré, seguendo ovviamente gli opportuni consigli, oppure nei consueti tessuti non impermeabili come lo shantung, il taffetà, il rasatello di cotone o il creton, per esempio, e denim. Abito numero 20, a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44 ed è stato realizzato in maglia elasticizzata, fluido e confortevole. Sotto il seno ha delle pens, poi vedi che è molto scollato sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. Poi ti faccio vedere la particolarità, vedi, delle maniche, queste, e puoi indossarlo con la manica lunga oppure sbracciato, quindi c'è anche questa possibilità di poterlo indossare in vari modi. È veramente bellissimo. Io preferisco con le maniche, se devo dire la verità, le maniche le preferisco sempre. Guarda che meraviglia questo abito, è una meraviglia, stupendo, non ho altro da aggiungere, è veramente per occasioni versatili, dal giorno alla sera, a seconda di quello che tu abbini, la collana, le scarpe, questo te lo dico sempre. I tessuti alternativi sono il crepe di maglia, il camoscio di maglia, il panno di maglina, la maglia spalmata, jersey sgarzato e vellutino di ciniglia. L'importante è che siano tutti elasticizzati. Gonna numero 21, a 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46 ed è una gonna meravigliosa. Come puoi vedere è una gonna che ha delle riprese nella vita, ha un cinturino. La caratteristica di questa gonna è poi alla fine, che è una gonna abbastanza semplice, e poi il tessuto, che ha la particolarità di avere nell'orlo di essere smerlato, che è una meraviglia. Quando acquisti dei tessuti così belli con lo smerlo, non perdere mai lo smerlo, perché lo smerlo rende ogni abito, che sia un abito, che sia una maglia, che sia un qualsiasi altro tipo di abito e di capo, eleganza e quella particolarità che lo rendono unico. È veramente un gioiello. Le pieghe in vita donano il volume, quindi puoi realizzarle o meno a seconda del tuo fisico. La cintura in velluto definisce il punto vita, perfetta con top semplici o camicie leggere. In questo caso è stato abbinato con un top minimalista, però abbinato anche la giacca, però chiaramente io lo preferirei con una maglia dentro, con una camicia o con una maglia, ecco. Guardiamolo nel dettaglio, purtroppo la luce non ci aiuta, è stupenda anzi. Ci abbiamo la giacca, che è la numero 22, va a 3 stelline di difficoltà, va dalla 42 alla 48, è stata realizzata in raso elasticizzato ciclamino, aderente e raffinata. Il laccio da annodare permette una vestibilità personalizzata. La linea corta valorizza il busto, ideale per completare i look eleganti. La numero 22. I tessuti alternativi che puoi utilizzare al raso sono il tulle, lo chiffon, voile, georgette, tessuto o glitterato, pizzo, oppure doppio crepe, cadì, raso, insomma hai veramente tanta possibilità di poter variare. La caratteristica, come puoi vedere, è questo fiocco nella parte del davanti. Andiamo a vedere il figurino, che è sempre molto importante andare a vedere il figurino del capo. Pantalone numero 23, sono a 3 stelline di difficoltà,
vanno dalla 42 alla 48. Questo turchese è veramente bellissimo, immaginati anche un beige chiaro, un tortora, veramente bellissimo. La cintura a laccio consente styling personalizzati. Le tasche sartoriali completano il design, perfetto con top essenziali o camicie strutturate. Tessuti alternativi che puoi utilizzare: il gabardin, il shantung, il piqué e il raso. Ed è molto molto carino, mi piacerebbe realizzarlo. Guarda il figurino, lo guardiamo insieme, ecco qui, in modo tale che ti fai un minimo di idea. Vestito veramente carinissimo, il numero 24, è a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 48 ed è stato realizzato in tela fluida, rimane opaca. I volant laterali aggiungono questo movimento. Ovviamente se non ti piace puoi anche non realizzarli, non cucirli, ma cucire solo l'abito, che magari sono un po' troppo, a seconda del tuo gusto chiaramente. La scollatura è sagomata e quindi valorizza la scollatura cuore, come si chiamano questo tipo di scollature, danno femminilità e mettono in evidenza anche il décolleté. Le spalline sono sottili, cioè sottili, neanche tanto, comunque ideale per eventi eleganti e serali. Eventualmente, se non ti piace così corta, la puoi anche allungare. Pantaloni numero 25 sono a 2 palline di difficoltà, per cui sono abbastanza facili, vanno dalla taglia 40 alla 46 e sono stati realizzati in crepe elasticizzato, dalla linea morbida e dritta. La banda laterale a contrasto con bottoni dona carattere e molto originale, veramente molto bella, però eventualmente se non ti dovesse piacere puoi anche non realizzarla di un colore contrastante, ma puoi realizzarla dello stesso colore con cui realizzerai il pantalone. Però l'idea di inserire i bottoni mi piace veramente molto, quindi se non vuoi proprio questo contrasto perché magari è troppo per te, non ti piace, conta che puoi realizzarlo tutta di la stessa tinta di tessuto. L'elastico in vita invece assicura il comfort. Io ormai vado sempre a elastici in vita perché sono veramente tanto comodi. E questo è il figurino. 26 a 3 stelline la camicia, va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in denim leggero e dona un effetto fresco. La linea rimane sciancrata e valorizza la figura e i dettagli a pressione aggiungono praticità, ideali per outfit casual curati. Come tessuti alternativi puoi utilizzare il poplin, il piqué, rasatello di cotone e shantung. Abito numero 27, taglia dalla 40 alla 46, è stato realizzato in crepe di maglina bielastico dal taglio doppio petto, con questi toni dorati che ci stanno veramente benissimo con il turchese, sfoderato, leggero e confortevole, perfetto per un look deciso e contemporaneo. Gli tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il panno di maglina, la maglina spalmata, jersey sgarzato e ciniglia. La principessa del castello, moda castello. Il caban è il numero 28, ha 4 stelline di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52 ed è stato realizzato in tessuto impermeabile. Il taglio è doppio petto, la manica raglan e assicura comfort. I dettagli sartoriali elevano il design, perfetto per la mezza stagione. E questo è il figurino. Il pantalone sono il numero 29, ha 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 48 alla 54. In un cotone elasticizzato, modella 5 tasche, la vestibilità regular li rende versatili, facili da abbinare per look quotidiani, un classico rivisitato. Come tessuti alternativi puoi utilizzare il piqué, gabardine, il denim, rasatello di cotone e shantung. Questo è il figurino, questo è il figurino del pantalone. Camicione numero 30, 3 stelline di difficoltà e va dalla 46 alla 52, quindi è una taglia over, destrutturata, moderna, il fondo è asimmetrico, quindi è più lungo nella parte del dietro rispetto alla parte del davanti, è tagliato davanti con asole e bottoni, le maniche, il polsino alto, definiscono il volume, ideale per un look contemporaneo. Questo è il figurino.
Il bustier è il numero 31, ha 3 stili di difficoltà, va dalla taglia 46 alla 52, è stato realizzato in Mikado, strutturato e foderato. La scollatura a cuore valorizza il busto, indossabile da solo o in sovrapposizione come in questo caso, quindi lo puoi utilizzare o in maniera più casual con una camicia sotto, oppure da solo, che rimane ovviamente più elegante. I tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il broccato, il damasco, il velluto, il khaki, dopo crepe, shantung, taffetà, twill, insomma veramente tanti diversi tessuti. Giacchina, la numero 32, va dalla taglia 46 alla 52, in maglia elasticizzata, la zip a vista e i tagli a bretella definiscono lo stile. Sfoderata ed è leggera e dinamica, ideale per look urbani, quindi per uscire a fare la spesa, è molto comoda, ecco, diciamo. Ed è la numero 32. E questo che vediamo qui è il figurino. Abbinata alla gonna, che ha una stellina, il numero 33, va dalla 46 alla 52 ed è stata realizzata in crepe. Dalla linea aderente, la leggera svasatura migliorerà il movimento. Poi è caratterizzata da pants che assicurano una buona vestibilità sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. È elegante e facile da abbinare. Come tessuti alternativi puoi utilizzare lo chiffon, georgette e pizzo, oppure senza trasparenze come il crepe di Shein, satin, fluida. Qui vediamo la giacchina che abbiamo visto prima. Pantalone numero 34 a 2 stelline di difficoltà, va dalla 46 alla 52, è stato realizzato in organza Blue Navy con fodera interna. La linea è a palazzo, come piacciono tanto a me, ed è fluida, infatti è elegante. Le pence in vita definiscono la silhouette, hanno un cinturino, comunque sono anche abbastanza facili da realizzare se vogliamo. Come tessuti alternativi, pizzo, voile, georgette, chiffon, oppure khaki, crepe, shantung, se non vuoi utilizzare un tessuto che rimanga trasparente. Questo che vediamo qui è il figurino. La numero 35 è la giacca che vediamo qua, è a 3 stelline di difficoltà, la taglia va dalla 48 alla 54 ed è stata realizzata in crepe elasticizzato, aderente, sartoriale. I bottoni dorati aggiungono un tocco classico, bellissimi, mi piacciono molto. La tasca, come puoi vedere, è profilata e ha delle belle pence che definiscono la silhouette sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. E poi è caratterizzata da una linea corta e sono ideale per completare look eleganti. I tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il khaki, il gabard, il crepella, il rasatello, tutti l'importante è che siano elasticizzati. E questo è il modello. Ho deciso che alla fine del video ti faccio vedere una carrellata di tutti i figurini che trovi all'interno della rivista. Quindi fai uno screen, puoi fare tranquillamente uno screen per salvarli. E questi sono tutti gli altri che abbiamo visto insieme. Abbiamo terminato di sfogliare insieme la mia boutique, che a me è piaciuta veramente tantissimo, di marzo 2026. Fammi sapere nei commenti quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più e gli abiti che vorresti che io approfondissi, sia dal punto di vista, diciamo, sartoriale, sia dal punto di vista dandoti magari dei consigli anche su come puoi valorizzarli e quale fisico può valorizzare quel tipo di abito, e anche consigli su come abbinarli, quali tessuti puoi utilizzare, quali colori magari puoi utilizzare. Descriveremo anche il lato psicologico, quindi sfruttiamo un po' le mie conoscenze psicologiche in modo tale da, diciamo, spaziare un po' di più. Fammi sapere quindi, è molto importante, quali sono gli abiti, quale voteresti perché io facessi, diciamo, lo descrivessi più nel dettaglio. Ti chiedo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale, regalarmi un bel like e un bel hype e un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino o un altro tipo di emoticon per farmi sapere che sei passato o sei passata. E noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito terapia. Ciao!